Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le energie predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei pesci. Può essere un momento di riflessione, di autoconoscenza, di ricerca interiore ed è anche un momento che potrebbe richiedere come un isolamento, un allontanamento dal mondo circostante. Magari spegnerete il telefono per il fine settimana. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 8 di bastoni. Abbiamo la regina di bastoni. Nove di pentacoli. Abbiamo un 8 di coppe. Un 5 di coppe, un fante di coppe, un 4 di pentacoli e un asso di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento energetico del periodo, potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento poi andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro e via dicendo. Partiamo da questo 8 di bastoni che secondo me è una carta interessante perché potrebbe arrivare una comunicazione, una presa di consapevolezza, qualche tipo di notizia, qualche tipo di... ehm, sì, potrebbe essere una mail, potrebbe essere una telefonata, un pettegolezzo, come l'idea che potrebbe arrivare un qualche cosa che mondo e fante di spade. Allora, per qualcuno potrebbe riguardare i figli questa notizia. Per qualcun altro potrebbe essere... Allora, a vederla così sembra quasi una ferita che riuscite a lasciare indietro, come una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Potrebbe essere la notizia della chiusura di qualche cosa, di un periodo di sacrifici, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Regina di bastoni. C'è una persona qui, ragazzi, e asso di denari. Potrebbe esserci un nuovo inizio. Effettivamente qui abbiamo anche il mondo, che è la fine di un ciclo, per dare poi il passo a questo asso di denari, che è l'inizio di un nuovo ciclo. C'è anche un 9 di pentacoli, c'è come una certa soddisfazione personale in questo nuovo inizio. Andiamo a vederlo. 3 di pentacoli, potrebbero essere questioni lavorative, e regina di spade, potrebbe essere una nuova azienda che magari assorbe quella dove lavorate voi o la vostra se siete autonomi, potrebbe essere una collaborazione, diciamo così, fortunata che
può portare un certo tipo di prosperità. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli e il re di coppe. Io credo che stiate lavorando per raggiungere un maggior livello di stabilità, come se aveste obiettivi più alti, è come se effettivamente potesse essere finito il periodo di sofferenza dove dovevate sacrificarvi, perché la collaborazione con questa azienda vi darà modo di essere più abbondanti, di avere più clienti, di lavorare di più, di avere degli orari di lavoro più umani, soprattutto se siete autonomi, no? E quando si cerca di fare tutto da soli, alla fine si lavora dalle 8 alle 8, 7 su 7 certe volte. E quindi anche il ritmo di lavoro, gli orari di lavoro, il prendersi il giusto riposo è importante in questo senso. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Diavolo. C'è qualcosa che vi infastidisce, 4 di bastoni, può essere che non ci sia un reale contratto o un reale accordo di questa nuova situazione o con questa persona. Datemi una carta per il diavolo. Asso di coppe, 5 di spade. Attenzione alle parole infondate. Non fatevi circuire. Cioè, ho la sensazione che con questo 5 di spade al contrario, qui ci sia qualcuno che parla, e perché magari effettivamente il potenziale potrebbe esserci, però avete bisogno di sostanza, di stabilità. Qui avete un 6 di pentacoli, è uno degli arcani minori della giustizia. Sento che un po' il consiglio qui è di o si mettono le cose per iscritto o si regolarizza questa situazione, questa collaborazione o relazione, o altrimenti cerco qualche cosa di meglio. Però è l'idea del potenziale che ha questa cosa qua che vi tiene lì. Andiamo a vedere il fante di coppe. Amanti e carro. Qui si tratta di fare una scelta, ragazzi. Con questo fante di coppe sento che qualcuno potrebbe fare effettivamente un passettino in avanti. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo 6 di spade e 2 di bastoni. È come se qualcuno cercasse di cambiarvi il modo di pensare e potrebbe anche in qualche modo flessibilizzare il vostro modo di pensare. Vi ricordo che voi qui avete la regina di spade che è molto quadrata, molto definita, regolare, programmata, organizzata, e qui probabilmente c'è da cambiare un pochettino questa forma mentis. C'è anche qualche tipo di credenza limitante, di pensiero, di aspettativa, di abitudine potrebbe anche essere per qualcuno, che sarebbe il caso di lasciare indietro nel caso vogliate guardare in avanti con questo 2 di bastoni. Guardate, c'è anche il diavolo qui, può essere un condizionamento, può essere una dipendenza, può essere come qualche questione egoica che con questo 6 di spade c'è bisogno di lasciare indietro. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 8 di pentacoli e matto. Io credo che non vi fiderete tanto di quello che vi viene detto, ma perché sento che qualcuno di voi è abbastanza sveglio da riconoscere i giri di parole che non vogliono dire niente, che è un po' il 5 di spade come energia. Quindi, guardate, sinceramente non lo so se questo asso di denari diventerà effettivamente concreto, perché c'è un potenziale, come vi dicevo, però qui alla fine è girato al contrario, come se ci fosse un qualche cosa che fa fatica a partire. Anche il matto
è girato al contrario, potrebbe esserci della sfiducia, potrebbero esserci problemi a livello di gestione del tempo. C'è come qualche questione esterna che potrebbe togliervi la fiducia su questo bellissimo potenziale che vediamo qua. Io credo che sia per quello che c'è l'eremita qui, è un po' come se vi dicesse guardatevi dentro, è veramente quello che volete voi, volete impostare le cose con questa persona o volete impostare le cose in questo modo, volete cedere, volete... Il gioco vale la candela sostanzialmente? Ok, allora andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato. Allora, c'è una promessa di lavoro, sento qui, c'è come un qualcuno che può riaccendervi questa speranza, però è anche vero che è una persona che sento con questo diavolo potrebbe tenervi solo agganciati. Quindi si parte, non si parte, ti faccio sapere la prossima settimana, ti dico qualcosa, scusa mi sono dimenticato di scriverti, è un po' tutto nebuloso. Quindi vi dico, per qualcuno potrebbe essere come un lavoro in nero con una promessa di mettervi poi in regola, ma questa promessa poi non arriva mai. Quindi prima di regalare mesi e mesi di lavoro, pensateci subito. Piuttosto state a casa a far niente, piuttosto che regalare la vostra energia a chi non se la merita. A far niente no, magari studiate. Per chi fosse dipendente, allora io sento che qui potrebbero esserci dei temi spinosi con dei colleghi di lavoro. Fate attenzione alle malelingue, fate attenzione a chi fa finta di esservi vicino e poi vi coltella alle spalle. Quindi il consiglio, diciamo così, è quello di cucirvi la bocca, di non dire niente, di farvi i fatti vostri, di cercare la vostra zona di comfort e allontanarvi dalle persone poco piacevoli. Se vedete che stanno arrivando, voi abbassate gli occhi, girate i tacchi e andate via. E anche se vi sfidano, ah guarda non hai il coraggio, voi fregatevene, lasciatele lì nel loro brodo, che si avvelenino da sole. A parte questo, devo dire che comunque a livello proprio lavorativo è un periodo da, diciamo, da trascorrere ad occhi, orecchie e bocca chiusa, low profile. Per le persone che sono autonome, allora potrebbero giocarvi un brutto scherzo in questo periodo, quindi non vi fidate di tutti e di tutti, soprattutto se avete dei dipendenti, soprattutto se avete dipendenti apprendisti. Sento che qui dovete come monitorare la situazione, dovete tenere sotto controllo le cose, avete bisogno di... cioè non vi fidate troppo dei vostri collaboratori, dei vostri sottoposti, ma neanche di eventuali clienti o perché ho come l'idea che qualcuno possa provare a farvi... non è proprio farvi le scarpe, però a farvela sporca, ok? Se parliamo di progetti, forse devo dire che i progetti hanno un buon potenziale di sviluppo, di espansione, soprattutto tutto quello che ha a che vedere con le ricerche scientifiche, le ricerche di laboratorio, le ricerche di marketing. Per quello che riguarda i soldi, io lo sento un buonissimo periodo, amici dei pesci. Non vi mancheranno, ne avrete in abbondanza, potrete anche togliervi qualche sfizio in più, secondo me, ma il punto è che non so se lo farete così tanto a cuor leggero, perché c'è ancora come qualche cosa da dover sistemare e quindi prima di spendere e spandere, come se volesse essere certi di aver pagato tutto, di essere a posto, però è un buon periodo. A livello economico potrebbe anche proprio arrivare qualche cosa in più. Per quello che riguarda la situazione relazionale, allora, se parliamo di famiglia, devo dire che qui potrebbero esserci dei tormentoni,
ma per questioni pratiche fondamentalmente, cioè come da riorganizzare, da migliorare, da cambiare, qualcuno potrebbe voler spostare i mobili, fare le pulizie di primavera, insomma, normale amministrazione, diciamo così, però non è proprio un periodo che passa così tranquillo. Se parliamo di relazioni, allora, nel caso siate singoli, io sento che c'è qualcuno che potrebbe affacciarsi già a inizio periodo, quindi verso la metà di aprile. Sento che è un po' difficile qui la cosa. Allora, potrebbe essere troppo bello per essere vero, vista un po' così, e essere talmente malfidenti nei confronti della vita che dite no, qui c'è qualche cosa che non va. E quindi è come se rimaneste pronti a trovare l'inghippo, a trovare l'errore, a vedere qual è la brutta sorpresa. Vi sento un po' così, un po' in allerta, diciamo. Vi dico, secondo me c'è un buon potenziale, con questo personaggio. Per qualcuno potrebbe essere più giovane, di un minimo 5 anni, anche di più secondo me. E quindi magari c'è come questa sorta di ingenuità, di freschezza che vi fa un po' venire dei punti interrogativi su questa persona. Prendetevi il tempo di conoscerla, mi viene da dire, perché anche voi avete le vostre, eh. Per qualcuno vi dico che potrebbe farsi sentire una persona da lontano, che non vedete da tanto tempo. Per le persone che sono in una relazione, allora anche qui devo dire che si apre come un nuovo capitolo, però si tratta di ripristinare vecchi equilibri e cambiarne altri. Cioè io ho come l'idea che tra il carro e la carta degli amanti ci sia come una scissione da dover fare, una divisione. C'è qualche cosa da cui vi dovete staccare. Secondo me c'entra anche questo diavolo, che potrebbero essere i litigi, le aspettative, il perfezionismo, mi dicono, il fatto che le cose devono andare esattamente come voi dite o come voi pensate. Più flessibilità, ve l'avevo già detto prima, forse, no? Quando abbiamo visto questa regina di spade. Ehm, Mi viene un po' da consigliarvi di non buttarvi troppo a capofitto in nuovi progetti di coppia, perché è come se c'è come qualcosa da regolarizzare, c'è un decluttering da fare qui, c'è qualche cosa da togliere per mettere nuova carne al fuoco. Vi dico che per qualcuno potrebbe essere necessario parlare dei figli, o comunque questo è un periodo in cui si apre il tema figli. Per le persone invece che sono in una relazione più o meno clandestina, senza etichetta, anche qui ragazzi sento che secondo me questa persona potrebbe darvi una notizia all'inizio del periodo che chiude come un capitolo, no? Io sento che qua si chiude la sofferenza, io sento che è una bella notizia. Poi però secondo me questo perfezionismo, questa vostra rigidità, questo modo di pensare che comunque è da lasciare indietro, non vi farà buttare completamente in questa nuovo capitolo della relazione, mi viene da dire. Vi sento un po' a fatti vostri con questo eremita, è come se vi steste chiedendo se è quello che volete oppure no, se è la persona che vi può fare felici oppure no. Diciamo che l'eremita è anche il saggio, eh? Avete tutti gli strumenti per capire se effettivamente può nascere, si può girare questo asso di pentacoli. Ma è che qui c'è un problema di sfiducia di base, secondo me. Può essere che questo tre di spade sia collegato al matto al contrario, che quindi questa persona vi abbia già fatto soffrire in qualche modo e ora voi non vi fidiate più ed è anche lecito, cioè nel senso, poi
Una volta che la fiducia si perde, riprenderla è difficilissimo, se non impossibile. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Ruota della fortuna, ragazzi. Il mutamento. Promette bene. Il sogno, 6 di coppe, il completamento del mondo. Ma wow! C'è un qualche cosa che sta per girarsi, ragazzi. C'è la ruota della fortuna, quindi c'è come un cambio che sta per arrivare per quello che riguarda il completamento di un sogno. Qui c'è un completamento, ce l'avete il mondo. Io credo che potrebbe compiersi un sogno, ma sarete talmente increduli perché sarà troppo bello per essere vero, che secondo me vi farete qualche domanda di troppo anche con l'eremita. Andiamo a vedere un altro oracolo. Allora, carta numero 14, pace, agenti di cambio, infatti abbiamo la ruota della fortuna, impatto e importanza. C'è qualcosa di nuovo che fiorisce qui, nella mente, perché vedete che è il posto della testa di questa fanciulla. Carta numero 1, qui parla di sopravvivenza, di morte, di famiglia, può essere un momento di rinascita davvero, ragazzi. E poi abbiamo questa carta numero 12, che parla di meditazione e di maestria. E difatti qui avete l'eremita, che appunto vi dice di diventare i maestri di voi stessi o di ascoltare la maestria intrinseca dentro di voi. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Amatemi e mettetemi al primo posto in ogni cosa. Non potete conoscermi, camminare lungo le mie strade e fare la mia volontà se non mi amate. E non potete amarmi se non vi amate l'un l'altro. Molte anime parlano del loro amore per me e tuttavia non sanno neppure cosa significhi amare se stessi, amare i propri compagni umani. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, con la vostra iscrizione o la condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita personalizzato mi potete contattare via mail oppure potete farlo per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. Anche nel canale, scusate, anche nella sezione degli abbonamenti parlo delle credenze limitanti, ma ci sono anche tanti altri temi in più di metafisica, di metamedicina, parliamo di astrale, di chiaroveggenza, di vista eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!